Buonasera a tutti amici e ben ritrovati. Quest'oggi parleremo delle armi leggere utilizzate durante l'operazione Barbarossa e anche da un'arma di supporto alla fanteria, ovvero il mortaio. Ma utilizzerò il metodo che ho già utilizzato nel video precedente sui mezzi corazzati, ovvero non parlerò tanto dei dati tecnici che ormai sono stati riportati, analizzati in decine, centinaia di libri e si trovano su internet anche moltissime informazioni sia delle armi di fabbricazione tedesca sia delle armi di fabbricazione sovietica. Ma entrerò invece più nel dettaglio sul loro utilizzo tattico-pratico, proprio come ho fatto nel video sui mezzi corazzati, in cui ho parlato del loro impiego più che delle caratteristiche, più che elencare dati tecnici. Passando invece alle armi che hanno avuto un grande ruolo durante l'operazione Barbarossa, è il momento di parlare appunto dei fucili veri e propri, ovvero sappiamo che durante la seconda guerra mondiale iniziò sia per l'esercito tedesco sia per l'esercito sovietico con i fucili ad otturatore manuale, ovvero i fucili che avevano, diciamo, combattuto già la prima guerra mondiale. Per quanto riguarda i tedeschi, utilizzarono il fucile modello Mauser K98, che verrà prodotto ancora durante la seconda guerra mondiale e venivano appunto partendo da un progetto del 1898, era stato migliorato nel 1935, era stata fatta questa versione accorciata. K98 che era in calibro 7,92 mm e aveva 5 colpi nel caricatore rispetto al calibro sovietico che era 7,62 mm, lo standard sovietico. E quindi durante la seconda guerra mondiale i tedeschi usarono, a parte che ne produssero parecchi milioni già prima della seconda guerra mondiale, continuarono durante la guerra a produrre questo fucile, anche sapendo che per esempio gli americani avevano già un fucile semiautomatico, l'M1 Garand. E qui entriamo un po' nella dottrina operativa. I tedeschi continuarono con un fucile ad otturatore manuale, appunto il Mauser, che era un buon fucile, ma era appunto lento nella cadenza di tiro e proprio perché ad otturatore manuale, diciamo della generazione precedente, per quanto migliorato. Veniva utilizzato anche dai cecchini, verrà utilizzato a partire appunto anche dalla battaglia di Stalingrado, diventerà appunto famoso anche per l'uso tra i cecchini. E il fucile russo, il suo corrispettivo russo, era anche quello un fucile che addirittura era stato progettato a fine del 1800 ed era stato poi migliorato. Calibro 7,62, abbiamo detto, 5 colpi nel caricatore, otturatore, anche lì otturatore manuale. Era un fucile che si era evoluto dopo la prima guerra mondiale, poi negli anni 30 si era accorciato, lo avevano fatto una versione accorciata e l'ultima modifica nel 1938 appunto per renderlo più servibile per i fanti. Era anche questo un fucile molto affidabile, un'ottima arma che verrà prodotta in moltissimi milioni di esemplari e anche durante fino al 1945 sarà l'arma standard del fante sovietico fino a quando a partire dal 1943 verranno prodotti sempre più e distribuiti sempre più i mitra invece del fucile tra le truppe. E questo è uno degli argomenti principali di questo video e adesso ci arriviamo. L'utilizzo delle pistole mitragliatrici, li chiameremo semplicemente mitra, durante la seconda guerra mondiale sul fronte orientale.
perché da una parte sia i tedeschi sia i sovietici introdussero poi dei fucili semiautomatici, per capirci, simili all'M1 Garand come funzionamento, ma dall'altra il Mitra ebbe una diffusione molto molto maggiore. E qui arriviamo al punto per quello che riguarda uno dei punti importanti per quanto riguarda lo scontro di fanteria durante l'operazione Barbarossa, perché i mitra sovietici, e adesso li vediamo, ehm, verranno distribuiti in un numero addirittura 6 volte maggiore rispetto ai mitra tedeschi, cioè il PPSH-41 verrà prodotto in oltre 6 milioni di esemplari, invece l'MP40 tedesco verrà prodotto in circa 1 milione di esemplari. E proprio a partire dalle battaglie che si svolsero a Stalingrado, ma anche a Leningrado e poi in tutte le battaglie nei centri urbani durante il 1943, le offensive del 44, poi nel 45 fino a Berlino, il mitra diverrà sempre più importante nella guerra dell'Est Europa. Ma mentre i tedeschi non aumenteranno la produzione e la distribuzione tra i reparti, tra i reggimenti, i sovietici sì. Lo vediamo da questo grafico che paragona la distribuzione dei mitra da metà del 1942 alla prima parte del 1944. Vediamo che nel 1942 era il 6% degli uomini di un battaglione sovietico aveva in uso una pistola mitragliatrice, mentre nella prima parte del 1944 questa percentuale era salita al 25%. E ci saranno interi reparti armati solo di questo mitra. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Il PPSH-41 derivava dal PPD-40, che era un'arma simile prodotta precedentemente, ma che aveva delle parti ricavate e lavorate dal pieno, quindi richiedeva una produzione più lunga e più costosa. E qui abbiamo proprio questo bello schema che paragona per esempio il costo, e vediamo qui delle diverse armi sovietiche, cominciamo a vedere le prime tre, e vediamo che il PPD del 1939 veniva a costare ben 900 rubli, e guardate un po' il PPS H41 del 1943 solo 141 rubli. Ed è anche un po' per questo che per esempio le pistole di cui parlavamo prima in Unione Sovietica verranno prodotte ma non in numeri così importanti, perché il costo della pistola, che questa tabella non c'è, era paragonabile a quello di un PPSH-41, di un mitra. Quindi essendo un'arma da difesa personale, i sovietici non è che diedero la precedenza appunto al mitra. Il PPSH-41, inutile che lo dico, sarà l'arma simbolo della vittoria del fante sovietico e della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. In quest'altra tabella invece vediamo il tempo di produzione, ovvero quanto tempo richiedeva la produzione di un PPSH-41, 5,6 ore. Guardate un po' rispetto al PPD, che ci volevano ben 13,7 ore per produrlo. E sotto vediamo anche il PPS-43 di cui parleremo tra poco, appena 2,7 ore, e anche il costo era inferiore. Ne parliamo tra pochissimo. Torniamo all'attore principale, il PPS-H41. Fece la sua comparsa appunto dal nome nel 1941 e divenne un'arma famosissima, eccezionale e affidabile.
la sua cadenza di fuoco, il suo calibro era 7,62 mm sempre. Utilizzava questa indovinata munizione Tokarev da 7,62 mm per 25, la lunghezza del bossolo, che aveva una buona potenza di capacità di arresto. E il calibro era lo standard sovietico, 7,62, e vediamo anche le prestazioni di questa munizione, la vediamo paragonata al 9x19 appunto da pistola o da pistola mitragliatrice. Vediamo che in questo grafico vediamo, aveva prestazioni nettamente superiori, perdeva meno velocità, eccetera, eccetera, con la distanza e traiettoria. E, il PPS H41 verrà, all'inizio appunto ho detto, i pezzi a partire dal PPD 40 erano ricavati dal pieno, quindi richiedevano una lunga lavorazione, verranno poi stampati, la canna, eccetera, tutto l'affusto e la sua parte di legno, un'arma molto semplice e soprattutto molto affidabile. E questa era una cosa molto importante per l'Armata Rossa, l'affidabilità e anche la semplicità. Perché? Perché avevano messo nel conto che la chiamata alle armi di milioni di persone, uomini, donne e anche ragazzi, vediamo tutti in queste foto, in questi filmati, ragazzi, uomini più maturi, tutti con in mano quest'arma simbolo dell'Armata Rossa. Addirittura i reparti partigiani verranno equipaggiati esclusivamente con quest'arma. Prenderà, l'ho già detto, sempre più, verrà distribuita sempre in maggior numero, ma non per questo sostituirà completamente il fucile, il Mosin Nagant. Abbiamo accennato prima al PPS 43, che andrà ad affiancare il PPS H41. Il PPS 43 lo abbiamo visto prima nei tempi di produzione, era un ottimo progetto, pensato addirittura per essere ancora più semplice nella produzione del PPS H41. Perché? Perché praticamente era costruito quasi interamente in acciaio dolce, stampato, pressato e saldato, con un ridottissimo numero di parti componenti. Le uniche parti non metalliche erano l'impugnatura a pistola, come quello tedesco, che era di materiale plastico, ed un cuscinetto di pelle posto dietro l'otturatore. La canna e l'otturatore erano le sole parti lavorate. Il mirino era rudimentale e le finiture erano poco accurate. Utilizzava un caricatore a scatola da 35 cartucce, che rappresentava una sua caratteristica distintiva. Quindi verrà particolarmente utilizzato nell'assedio di Leningrado, e ce lo ricorda in questo libro. Il PPS 43 era stato progettato da Sudarev, forse come arma sostitutiva del 41, forse semplicemente come arma integrativa in caso di necessità. Lo stato di necessità si verificherà durante l'assedio di Leningrado, quando quasi tutti i rifornimenti alla città erano praticamente interrotti e vi era penuria di armi. Il 43 venne prodotto nelle fabbriche in città e mandato direttamente alle truppe impegnate nei combattimenti, e il suo primo collaudo avvenne in battaglia. Quindi un'arma molto semplice e molto efficace. Tra l'altro, nel materiale che gli alleati invieranno all'Unione Sovietica sin dal 1941 ci saranno anche alcuni mitra, lo vediamo in questa foto, i mitra americani Thompson, che però i sovietici non riuscirono a impiegare largamente perché la munizione calibro 45 non ne avevano di queste munizioni, quindi lo impiegheranno, ma per quanto fosse possibile, fino all'esaurirsi delle scorte di munizioni americane. Ed arrivo alla questione tattica. Anche i tedeschi, a partire dalla battaglia di Stalingrado, capiscono che il mitra ha una grande importanza, e a Stalingrado però si trovano già nella condizione di averne meno armi automatiche rispetto ai sovietici. Perché? Lo abbiamo visto anche in quella tabella precedentemente, perché il mitra era stato sì distribuito, ma non in così grandi
quantità, perché la dottrina tedesca della fanteria di combattimento derivava un po' da quella della prima guerra mondiale, anzi possiamo dire, possiamo dire che in grandi linee era la stessa, ovvero il fulcro, il fulcro di un reparto era appunto la mitragliatrice e intorno i fucilieri, armati appunto del K98 e del Mauser, avevano il ruolo di coprire, di difendere la postazione della mitragliatrice. Quindi una concezione completamente diversa da quella sovietica. Lo dice molto bene in questo libro Marco Lucchetti, Le armi che hanno cambiato la seconda guerra mondiale. E poi dopo vediamo più in dettaglio questo libro. Dice proprio, per questioni nella dottrina tattica tedesca dell'epoca, la mitragliatrice leggera era l'elemento principale della squadra di fanteria. Tutto il resto della squadra fuciliere aveva un compito principale, come compito principale quello di appoggiare la mitragliatrice, distribuita in numero di 4 per ogni plotone, una per squadra. E poi vediamo più in dettaglio di quali mitragliatrici si trattava. Erano ottime mitragliatrici. Anzi, forse una sarà la mitragliatrice, la miglior mitragliatrice della seconda guerra mondiale, l'MG-42. Ma torniamo alla dottrina, alla tattica operativa della fanteria sovietica rispetto a quella tedesca. Quindi carenza di armi automatiche tra i tedeschi che hanno, anche per scelta, hanno deciso di mantenere il fucile, il vecchio fucile a otturatore manuale e girevole. È vero che al fucile ha una portata di circa, una portata utile di circa 600 metri, come vediamo qui, e di 1 chilometro se montava un'ottica, e mentre un mitra, sia tedesco sia sovietico, aveva circa una gittata utile di 200 metri, quindi andava bene negli scontri ravvicinati. Vediamo che la cadenza di fuoco del PPS H41 era di 900 colpi al minuto. Se pensate che la K47, che lo sostituirà poi, più moderno, e che ancora oggi è utilizzato da molti eserciti, ha una cadenza di 600 colpi per minuto. Quindi questa pistola mitragliatrice russa scatenava un volume di fuoco veramente notevole, che sommergeva queste squadre armate unicamente di queste armi, sommergevano proprio nello scontro tattico ravvicinato, come a Stalingrado, sommergevano i tedeschi di piombo. Quindi sicuramente nello scontro ravvicinato pagheranno un po' i tedeschi questa cosa. Dovevano cercare di tenere i russi più lontani, proprio con l'uso delle mitragliatrici, l'MG34 e l'MG42, che adesso poi vedremo. Il mitra tedesco era un ottimo mitra, si trattava dell'MP40, d'altronde i mitra li hanno un po' inventati loro, sicuramente sono stati i tedeschi i primi ad utilizzarli. L'MP28 e l'MP34, prima dell'MP40, erano gli antisegnani poi dei mitra della seconda guerra mondiale. Ma l'MP40 aveva alcune innovazioni rivoluzionarie, era fatto completamente di acciaio, aveva il calcio ripieghevole sempre di acciaio. Questa è stata già una rivoluzione che poi verrà, ma d'altronde qui si parla di due eserciti che utilizzeranno alcune tra le armi migliori della seconda guerra mondiale. Quindi due eserciti, due nazioni, due sistemi produttivi che avevano armi di prima, che faranno la storia della seconda guerra mondiale, di prima qualità. Più semplici, rozze, economiche, ma efficaci quelle sovietiche, più complesse, costose, ma altrettanto efficaci quelle tedesche, a partire appunto dalle mitragliatrici.
Tornando al mitra, il mitra tedesco utilizzava la cartuccia delle pistole, quindi il 9 mm Parabellum, che era un'ottima cartuccia, aveva una cadenza di fuoco leggermente inferiore a quello sovietico, ma non era questo il problema. Il problema era il volume di fuoco. Aveva un caricatore più piccolo di quello sovietico, perché quello sovietico aveva la soluzione del caricatore a tamburo, come d'altronde che derivava un po' dal mitra americano, dal Thompson, e poteva contenere c'erano caricatori diversi, quello più grande poteva contenere fino a 70 cartucce, mentre quello tedesco ne conteneva solamente 32 cartucce il caricatore, quindi nettamente inferiore al PPSH 41. Tant'è vero che il PPSH 41 verrà molto apprezzato anche dai tedeschi, che ovviamente faranno largo uso dei tanti mitra catturati e addirittura gli cambieranno le canne per poterli utilizzare con la loro munizione 9 mm Parabellum. Quindi il volume di fuoco era nettamente inferiore. Detto questo, per quanto riguarda i fucili di cui abbiamo parlato prima, anche lì, proprio per far fronte a questo aumento della potenza di fuoco delle armi automatiche, anche tra i fucili, sia i sovietici sia i tedeschi introdurranno nella seconda guerra mondiale dei fucili semi-automatici, comunque per aumentare la velocità, la cadenza di tiro. E i sovietici cercheranno di sostituire il loro fucile Mosin Nagant con il Tokarev SVT-40, un fucile semiautomatico, che aveva il pregio appunto di questo sistema automatico inventato da Tokarev, un'ottima arma, utilizzata anche dai tiratori scelti, come d'altronde il Mosin Nagant, che diventerà anche lì famoso con l'ottica PU da 3,5 ingrandimenti tra i tiratori scelti, che utilizzeranno gli esemplari migliori, con le canne migliori. Canne, fra l'altro, che poi tante volte la canna del Mitra PPSH 41 non era altro che una canna riciclata di un Mosin Nagant, di un fucile tagliata in due. Facevano due canne per i Mitra. E il Tokarev era un ottimo fucile semiautomatico, però era un po' pesante, più complicato sicuramente del Mosin Nagant e più complicato sicuramente del PPSH 41 del Mitra. E non riuscirà, poi finirà la guerra, non riuscirà assolutamente a sostituire il Mosin Nagant. Basta dire che, e farò un video apposta sulla produzione di armamenti eh, durante l'operazione Barbarossa della Germania e dell'Unione Sovietica, basta dire che durante la guerra i tedeschi produrranno 8,6 milioni di fucili e l'URSS 12,2 milioni, quindi sono numeri enormi. Sicuramente il Tokarev SVT-40 verrà prodotto in un numero minore. Per quanto riguarda i tedeschi, cercheranno di introdurranno, non è che cercheranno di sostituire il K98, era impossibile, introdurranno il Gewehr 41, che poi diventerà Gewehr 43, un fucile semiautomatico, però anche qui i numeri non saranno così, ottima arma, ma i numeri non saranno così grandi da poter sostituire il K98. Ma per quanto ci interessa a noi, tutto questo porterà addirittura a un'arma rivoluzionaria. Parlo dell'STG-44, quello che secondo molti è ritenuto giustamente, e anche secondo Marco Lucchetti, è ritenuto giustamente il primo fucile d'assalto. Per capirci, il primo fucile d'assalto, quindi la prima arma moderna, fucili d'assalto che si utilizzano ancora oggi, il famosissimo Kalashnikov mi viene in mente.
E tanti pensano anche che il Kalashnikov derivi appunto dall'STG-44 e che abbia ispirato la K-47. La realtà non è così, ne ho parlato in un altro video, se vi interessa andatevelo a vedere, dedicato solo alla K-47 Kalashnikov. E tornando all'STG-44, verrà introdotto, combatterà sul fronte orientale e ne verranno anche prodotti abbastanza, ne verranno prodotti 437.000. Era un'arma eccezionale perché aveva una portata utile, la vediamo, di circa 600 metri, proprio come un fucile moderno, una munizione non da pistola, non alla 9 mm Parabellum, ma una munizione più potente, proprio da fucile d'assalto. Quindi è un'arma assolutamente rivoluzionaria. Ma ormai è troppo tardi per il corso degli eventi dell'operazione della guerra nell'est e della seconda guerra mondiale. Di certo gli altri eserciti si sognavano un'arma come questa. E quindi per quanto riguarda appunto, tornando alla dottrina di impiego operativa di queste armi, la dottrina tedesca non cambierà durante la seconda guerra mondiale. La mitragliatrice, e adesso la vediamo, l'MG-34 e l'MG-42, due mitragliatrici eccezionali, saranno sempre il fulcro della fanteria tedesca. E agli altri il compito, gli altri fucilieri, il compito di difenderli. Queste avevano una gittata, ovviamente, una gittata da mitragliatrice lunga oltre 1 chilometro, 1200 metri di gittata utile, e soprattutto partiamo dalla MG34. La MG34 era una mitragliatrice rivoluzionaria, è stata, perché rispetto alle mitragliatrici della generazione precedente, che i russi utilizzavano anche nella seconda guerra mondiale, la Maxim, utilizzata dai tedeschi, che furono i primi a impiegare le mitragliatrici nella prima guerra mondiale, e la Maxim modello 1910 verrà utilizzata dai russi nella seconda guerra mondiale, e come vediamo una mitragliatrice di vecchia concezione, pesante, una cadenza di tiro inferiore, complicata, poco maneggevole da trasportare, molto pesante, raffreddata ad acqua, e ne occorreva molta di acqua per raffreddare la canna, almeno 3 fanti per trasportarla. La MG34 era un altro mondo. Era un'arma molto complicata, nel senso che richiedeva una grande attenzione e manutenzione, quindi non era buona per le mani russe e sovietiche, ma per i soldati tedeschi addestrati e che avevano cura della manutenzione delle armi, si rivelava un'arma molto efficace e molto maneggevole e molto leggera, assolutamente rivoluzionaria, una cadenza di fuoco alta. Però aveva anche uno svantaggio, che produrla era un procedimento lungo e costoso, soprattutto lungo. Aveva dei pezzi ricavati dal pieno, delle tolleranze minime, quindi era un'arma efficace ma molto complessa. Verrà sostituita con un'arma, forse la migliore, anzi la migliore mitragliatrice, penso di non esagerare se dico la miglior mitragliatrice della seconda guerra mondiale, l'MG42, che abbinava ai vantaggi dell'MG34 anche il fatto di avere un tempo di produzione nettamente inferiore. Era costruita in modo molto più semplice, con pezzi stampati, e un'arma assolutamente diventata famosa, giustamente, perché allora era assolutamente rivoluzionaria. 1200, pensate un po', 1200 colpi per minuto, calibro 7,92.
gli alleati la soprannomineranno la Spandau, la sega circolare di Hitler. Quando la sentiranno sparare, questo suono, questo rumore assolutamente impressionante di questa raffica, perché insomma, è velocissimo, a 1200 colpi al minuto, e ne rimasero impressionati, specie quando si avvicinarono, poterono catturarle per vedere come era fatta e quanto fosse piccola e leggera rispetto alle mitragliatrici a cui erano abituati. Bene, questo era il cuore della fanteria tedesca, queste efficacissime mitragliatrici. Ne verranno prodotte circa 700.000 in totale durante la seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda i sovietici, utilizzavano, come ho detto, la vecchia Maxim modello 1910 e continueranno a produrla per tutta la seconda guerra mondiale, oltre a tutte quelle che avevano già precedentemente accumulato e costruito. Ma poi introdurranno nel 1928 anche un mitragliatore più leggero, la DP-28, che era un mitragliatore assolutamente valido, con questo caratteristico caricatore a tamburo. Qualcuno la soprannominerà giradischi proprio perché si vede dalla forma del caricatore. Era un'arma valida, è stata introdotta e costruita nel 1928, quindi allora era assolutamente valida perché era più leggera, aveva una concezione più moderna e sarà una delle protagoniste della seconda guerra mondiale sul fronte orientale. La si vede in tantissime foto. Aveva l'avevano migliorata, avevo questo caricatore che è vero, non era alimentata a nastro come tutte le mitragliatrici tedesche. La MG34 e la MG42 erano studiate per essere alimentate a nastro che poi poteva essere contenuto anche dentro a dei caricatori, degli involucri esterni per renderla più maneggevole. Il mitragliatore russo, il DP-28, era invece caricato con un caricatore appunto a tamburo, ma si rivelò un'ottima arma. E poi, a partire dal 1943, verrà introdotta per sostituire la vecchia Maxim, verrà introdotta l'SG-43 Gurionov. Questa sì è una mitragliatrice più pesante e moderna, quindi che però ormai appunto verrà prodotta negli ultimi 2 anni di guerra e non riuscirà a sostituire tutte le Maxim dell'Armata Rossa. Questo per dire che anche i sovietici ovviamente avevano le mitragliatrici, le consideravano però di supporto alla fanteria nella loro dottrina e non come i tedeschi il fulcro della fanteria. E l'ho già detto, i tedeschi cercheranno di tenere lontano in questi assalti, di tenere lontani i sovietici, dove la MG42 poteva sparare a una portata utile per le mitragliatrici, ma anche i sovietici poi avevano mitragliatrici e il Mosin Nagant equivaleva a un K98 per quanto riguarda la gittata utile. Però una volta che i fanti sovietici si trovavano a contatto diretto ravvicinato col nemico, avevano il vantaggio del mitra, del volume di fuoco. Questo sarà un po' quello che succederà in tutti i combattimenti fino alla battaglia di Berlino. Sarà un po' l'antifona di tutti i combattimenti della seconda parte della seconda guerra mondiale sul fronte orientale. Arriviamo a un'arma che non è un'arma leggera, ma un'arma di supporto alla fanteria, che è il mortaio. Il mortaio era stato introdotto anche qui, il mortaio da trincea, quindi diciamo di dimensioni più contenute, era stato inventato e introdotto dai tedeschi ancora una volta durante la prima guerra mondiale. Il mortaio è un'arma fondamentale, direi, perché ecco, lo vediamo
lo vediamo da queste percentuali che sono tratte dalle perdite registrate dagli alleati durante la seconda guerra mondiale, è una statistica. E vediamo che il 60%, non dimentichiamolo, dei morti è stato causato tra la fanteria dall'artiglieria o dai mortai, quindi dalle schegge di granata. Solo il 20-30% dalle mitragliatrici e solo il 10-20% dai fucili. Tra l'altro questo non c'entra con l'operazione Barbarossa e la seconda guerra mondiale, ma porterà poi a partire dagli anni 70, dopo la guerra del Vietnam, a sviluppare quelli che vengono chiamati i giubbetti antiproiettile, volgarmente vengono chiamati così popolarmente, che più che in funzione antipallottola e antiproiettile, questi giubbetti dovrebbero essere chiamati appunto giubbetti antischeggia, perché furono sviluppati con successo per ridurre i morti e feriti dovuti alle schegge di granata, che in larga parte e in molto minor parte per fermare direttamente una pallottola sparata da un'arma da fuoco. E tant'è vero che avranno successo perché con questi nuovi materiali sviluppati riusciranno appunto a fermare, a ridurre il numero di feriti e di morti provocati dalle granate, dei cannoni, dei mortai, eccetera, eccetera. Ovviamente questa è una piccola parentesi che qui chiudo. Nella prima guerra mondiale poteva sparare appunto in una guerra di trincee, quindi dove gli avversari si fronteggiavano da posizioni fisse, poteva sparare da una parte all'altra del fronte e da una trincea all'altra, invece che un cannone che avrebbe nel tiro diretto la fanteria poteva nascondersi dietro delle protezioni, invece il mortaio scavalca qualsiasi protezione. È utile in mezzo a una boscaglia dove non ha gli svantaggi del cannone che deve essere trainato, e i tedeschi avevano dei mortai abbastanza leggeri, il 5 cm e l'8 cm, quindi da 50 mm e 80 mm, che avevano però anche una gittata abbastanza limitata, dai 500 ai 50 mm ai 2000 metri, 2 km per l'80 mm. Verranno impiegati anche questi in Unione Sovietica. Il mortaio nella guerra nell'Est Europa avrà una grande importanza come supporto alla fanteria. E qui, assieme al PPS H-41, i mortai sovietici faranno la differenza. Perché per esempio il mortaio 120, chiamato proprio il 120 modello 1938, si capisce da 120 mm di calibro, aveva una granata che pesava circa 15 kg e pensate un po', per darvi un paragone dell'importanza che i sovietici diedero a quest'arma, che passò dall'essere un'arma di supporto a un'arma di artiglieria vera e propria, i mortai prodotti dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale saranno 78.000, mentre quelli prodotti in Unione Sovietica saranno ben 347.000, diciamo o 350.000 quasi. Basta dire che dal 22 giugno 1941, il giorno dell'attacco, i sovietici, l'Armata Rossa aveva 56.000 mortai in servizio. Nel gennaio del 1943, pensate un po', erano 186.000. Quindi, per sintetizzare, se dovessi sintetizzare l'uso delle armi leggere, l'impiego delle armi leggere e di supporto alla fanteria durante l'operazione Barbarossa e nella guerra dell'Est Europa, direi tra il 1941 e il 1945, direi che i protagonisti, sebbene furono ancora una volta i fucili ad otturatore manuale, le armi più diffuse,
Quelle che cambiarono le sorti del conflitto furono da una parte i mitra, a partire dal PPS H-41 sovietico, e dall'altra i mortai, questo è un aspetto meno noto, i mortai sovietici, che non erano solo quello da 120 mm, ce n'erano tanti altri modelli, addirittura introdussero un modello da 160 mm e già quello da 120 mm poteva sparare a 5 km di distanza. Quando i tedeschi ne catturarono alcuni esemplari, ne rimasero assolutamente eh, affascinati e cercarono, ovviamente lo reimpiegarono tra le loro fila e cercarono anche di produrre qualcosa di copiarlo, produrre qualcosa di simile, perché capirono l'importanza di quest'arma, che è vero che richiedeva 6 persone per azionarla, con la granata caduta che si inseriva dall'alto, veniva lasciata cadere, sul fondo c'era un percussore che attivava la granata che partiva, di solito granate a frammentazione, quindi avevano il vantaggio che ho detto prima di superare gli ostacoli e in questi grossi calibri il vantaggio di essere utilizzati come vera e propria, al posto della vera e propria artiglieria. E non è poco, l'artiglieria è molto più costosa, molto più difficile da motorizzare, da muovere, da spostare. Quindi ne parlerò in un altro video, non in questo, sulla produzione di armi durante l'operazione Barbarossa. Il grande numero di mortai prodotto in URSS rispecchia la dottrina di impiego di questi ultimi e sarà una delle due armi che, a mio parere, cambieranno le sorti, contribuiranno a cambiare le sorti del conflitto nell'Est. Detto questo, come al solito, passiamo un po' ai libri che ho utilizzato. Abbiamo visto prima questo libro che è uscito un anno fa, nel 2019, di Marco Lucchetti, quindi è un italiano, Le armi che hanno cambiato la seconda guerra mondiale. L'ho trovato un buon libro. Non tratta solo di armi leggere, di quelle che abbiamo parlato oggi, ma di tutte le armi, quindi comprese quelle leggere. Infatti è un volume notevole, è uscito per la Newton Compton Editori e ve lo consiglio. L'altro libro a cui sono particolarmente affezionato, perché mi è stato regalato quando avevo forse massimo 10 anni dai miei genitori, era uscito per l'Istituto Geografico De Agostini, si chiama Armi leggere della Seconda Guerra Mondiale. È un libro che non potete più trovare nuovo, perché era uscito addirittura a fine anni 70, nel 79. E è un libro era curato e scritto da John Wilkes, ma ci sono moltissimi libri, io ho utilizzato questi, ci sono moltissimi libri che trattano delle armi leggere della seconda guerra mondiale. Queste armi di cui abbiamo parlato oggi sono famosissime e appunto non ho voluto entrare nei dettagli troppo tecnici perché su internet anche trovate anche video, filmati che ne spiegano il funzionamento, tutti i dati tecnici che allora invece non erano disponibili se non nei libri. Quindi c'è tutto il materiale, oggi c'è tutto il materiale e vi consiglio di andarvelo a vedere. Quello che mi interessava in questo video invece era la dottrina, la tattica di impiego di queste armi, più che l'aspetto tecnico che comunque eh, abbiamo sintetizzato. Detto questo, vi saluto e nel prossimo video la produzione di armi non soltanto leggere durante il conflitto tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. Grazie a tutti per avermi seguito, alla prossima.
Allora, cominciamo dalle pistole tedesche, che erano molto molto diffuse proprio perché l'esercito tedesco dava maggiore importanza alle pistole rispetto all'Armata Rossa. Nell'esercito tedesco c'erano molti tipi di pistole, io accennerò solo velocemente ai quattro tipi principali. La Mauser modello 1896, che era una pistola di vecchia concezione, calibro 7,63. Poi quelle che diventeranno veramente delle pistole monumento, servirebbe molto più tempo per analizzarle nel dettaglio, perché ognuna meriterebbe una lunga presentazione, sono entrate veramente nella storia. La Luger P08, calibro 9 mm Parabellum, il calibro tedesco che sentiremo molte volte, di cui parlerò molto in questo video, e una munizione molto valida per velocità e capacità di arresto, e soprattutto la Walther P38 che sostituirà la Luger P08 durante la seconda guerra mondiale. La Walther P38, che è diventato un monumento veramente di pistola, aveva 8 colpi come la Luger, calibro 9 Parabellum come la Luger, ma aveva un sistema di funzionamento diverso ed è stata la prima pistola, e sotto questo profilo ha rivoluzionato il mondo delle armi e delle pistole, perché è stata la prima pistola a doppia azione. Cosa vuol dire la doppia azione? Lo dico per i meno esperti. Vuol dire che la munizione può stare dentro la camera di scoppio e con l'arma con il cane abbassato. Quindi per fare fuoco basterà semplicemente premere il grilletto senza dover azionare il cane prima. Quindi avere una pistola pronta al fuoco direttamente in tasca o nel cinturone. L'ho già detto, sono due pistole ottime, anzi una direi eccezionale, e vennero ampiamente distribuite nell'esercito tedesco. Molti esemplari, la Walter P, dirò solo che la P38 verrà costruita in più di 1 milione di esemplari. E poi anche la Walter PPK, che era già stata concepita prima della seconda guerra mondiale, calibro 7,65, e anche questa è un'altra pistola famosissima. Ehm, Fra l'altro è la pistola, mi viene in mente, con cui si suicidò lo stesso Hitler. Da parte sovietica l'attenzione alle pistole fu molto minore rispetto alla Wehrmacht, perché i sovietici utilizzavano ancora un revolver allo scoppio della seconda guerra mondiale, il Nagant del modello 1895, calibro 7,62, che era appunto un'arma di vecchia concezione, ancora un revolver, per quanto con delle soluzioni tecniche particolari, perché il tamburo praticamente si avvicinava alla canna nel momento in cui si armava il cane per sparare. Quindi quel piccolo spazio tra il tamburo e la canna, che come sanno quelli un po' più esperti di armi leggere, di pistole, fa perdere molta potenza ai revolver, veniva, non aveva questo problema il Nagant modello 1895, proprio perché si avvicinava al tamburo, alla canna, per quel nel breve momento che partiva il proiettile. Ma questa pistola, questo revolver, che pure era un buon revolver, verrà poi sostituita da una pistola semiautomatica, come quelle dell'esercito tedesco, che erano tutte semiautomatiche, perlomeno quelle che ho elencato. E che si tratta appunto della pistola ideata da Tokarev, il grande ingegnere sovietico. Era una pistola robusta, affidabile, forse non aveva quelle finezze delle pistole tecniche e di manifattura delle pistole tedesche, ma si rivelò alla loro altezza. Era molto semplice e tra l'altro era priva della sicura,
ma questo non toglie il fatto che fosse molto molto affidabile, anche se era priva di un sistema di sicurezza. E